Ma ciao amici, benvenuti in questo super nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di Sto cazzo! casa. Quindi chiudiamo il cerchio per quanto riguarda le pulizie di casa. Vi ricordate precedentemente abbiamo già recensito sia una scopa lava pavimenti sia un robottino lava pavimenti. Qua sopra vi lascio tutti i link per andarvi a vedere le recensioni. Potevamo non concludere con un robottino lava vetri acquistato su AliExpress ad un costo di circa una sessantina di euro. Con un codice sconto l'ho portato a casa circa 50 e rotti euro. Allora vediamo brevemente le caratteristiche e la prima cosa secondo me è che ha un motore brushless, quindi non necessita di manutenzione. Ha una batteria da 650 mAh e una potenza di 800 watt. Ha 3 modalità automatiche di pulizia dei vetri che possiamo ovviamente scegliere. La potenza di aspirazione di questo robottino è di 2800 pascal. Ha un sensore di urto, ha un serbatoio per l'acqua da 30 ml e un solo getto. Ed infine, come già detto, il costo che secondo me non è eccessivo, circa 60 euro su AliExpress. Come al solito qua sotto trovate tutti i link nella descrizione del video, spero di avere anche un eventuale codice sconto. Andiamo a vedere il contenuto di questo robottino perché dentro c'è una sorpresina che a mio avviso è molto ma molto utile. Venite. Nella confezione del robottino troviamo tutti questi accessori molto ma molto graditi. Sti cazzi. Troviamo 8 panni mocio di ricambio, sono 3 e 3, 6 e 2 già inseriti negli adattatori, quindi totale 8 mocio di ricambio con 2 supporti in plastica. Ok, quindi una volta che abbiamo inserito i mocio sono pronti all'utilizzo. Troviamo un libretto di uso e manutenzione in inglese, contenitore necessario per poter mettere 30 ml di acqua all'interno del robottino in questo serbatoio, un telecomando, un adattatore per 2,20 necessario per far funzionare il robottino che va collegato qui. Ed infine troviamo questo cavetto di sicurezza perché se utilizzate questo robottino nei piani alti vi conviene comunque collegarlo da qualche parte, perché se si dovesse scollegare da una certa altezza devo dire che facciamo danni come la grandine. Tasto multifunzione e dei LED per confermare la funzione che gli diamo, e questo è l'ugello che va a spruzzare l'acqua per pulire il vetro. I mocio, come vi ho già detto, questi si staccano perché sono ad incastro e possiamo sostituire direttamente il vecchio con il nuovo, quindi se si rovina o è bagnato o magari non pulisce bene ci vuole un secondo per andare a sostituire il mocio. Basta trovare gli incastri e si rimette in un secondo. Io direi di andare a vedere il funzionamento di questo robottino direttamente sul vetro di casa mia e speriamo che non mi deluda. Andiamo a Eccoci qua. Allora, LED verde acceso significa che la batteria interna, che funziona da backup, ragazzi, non si può utilizzare senza la presa di corrente, perché serve proprio per quello. La batteria interna serve se durante l'utilizzo del robottino dovesse venire a mancare l'energia elettrica, si attiva la batteria interna per non far scollegare il robottino e farlo cadere. Due consigli. Il primo è, se avete la possibilità, mettete acqua demineralizzata all'interno del serbatoio in modo che evitiamo di far lasciare quelle goccioline di calcare fastidiosissime, donne, mi capite benissimo.
E la seconda cosa è, almeno anche riportato nel manuale, se il vetro è sporco di sabbia, se andiamo a passare il robottino così com'è, si potrebbe impastare il tutto e non rendere la pulizia ottimale. Quindi bisogna passare con uno straccio umido in microfibra per rimuovere la sabbia e poi passare con il robottino. A questo punto entriamo nel vivo della recensione. Vediamo come funziona questo lavavetri. È semplicissimo. Donne, prestate attenzione! Posizioniamo il robottino, teniamo premuto il pulsante di accensione, parte questo aereo supersonico, dopodiché dobbiamo rischiacciare il pulsante per farlo partire, quindi far partire la pulizia. Posizioniamo il robottino nella parte superiore del vetro, poi teniamo premuto il pulsante, parte questo supersonico, è attaccato, non si stacca, ok? E clicchiamo per far partire la pulizia. A posto, adesso fa tutto da solo. Pulizia ultimata, si ferma e smette di muoversi ed emette un bip, quindi capite che la pulizia è stata terminata. Nel frattempo abbiamo potuto fare sicuramente altre cose di casa e non è poco. Sicuramente aiuta moltissimo nelle pulizie di casa, perché tra prima e dopo devo dire che c'è una netta differenza, però se devo dire che ha pulito il vetro al 100% non lo posso dire perché non sono soddisfatto, quindi diciamo che sono soddisfatto al 90%. Va bene così? Adesso è pulito. Queste sono le funzioni che possiamo attivare dal telecomando. Lo spruzzo dell'acqua in modalità automatica o manuale. Possiamo spostare il robottino in alto, in basso, a destra o a sinistra, attivare il lavaggio o bloccare il lavaggio, mettere in pausa. Scegliere le 3 modalità di pulizia del vetro, quindi la modalità che va in alto, la modalità a sinistra e la modalità a destra. Avete visto che si muove una sorta di zig zag. Quindi è fattibile tutto dal telecomando. Vediamo ora il sensore che stabilisce la fine del vetro, perché non avendo una cornice con le finestre, ragazzi, questo deve capirlo da solo che finisce, perché altrimenti andando oltre si può scollegare e cadere a terra. Ovviamente il robottino non si limita a lavare e pulire solo i vetri, possiamo anche andare a pulire le piastrelle del bagno e della cucina. L'importante è che abbia una superficie perfettamente piana. Bene amici, anche per oggi è tutto, il video termina qui. Però prima di salutarci ovviamente andiamo a vedere i pro e i contro di questo lavavetri della Divider. Allora, nei pro sicuramente io metterei gli accessori che si trovano all'interno della confezione. Vi ricordo 8 panni in microfibra con 2
supporti in plastica più poi il contenitore per mettere l'acqua e altre cose. Mi chiedevo, ma come mai che hanno inserito 8 panni di ricambio nella confezione? E adesso vi spiego per quale motivo. Perché i panni si consumano molto rapidamente. Personalmente a un certo punto ho dovuto girare i panni, quindi ho smontato la protezione e sono andato a invertire il panno, perché dalla parte dove l'avevo utilizzato si era talmente consumato che non puliva più bene. Ho smontato il panno e l'ho praticamente messo dalla parte opposta e inserito, e ho continuato a utilizzare il robottino. La prima cosa che non mi è piaciuta è la rumorosità. Indicano 65 decibel, ma per me forse è qualcosetta in più, è come avere una scopa elettrica accesa. La seconda cosa che ho notato è che, avendo i panni circolari, ovviamente quando si va a avvicinare all'angolo della finestra non riesce a pulire l'angolo, quindi rimangono gli angoli sporchi, e se il vetro è parecchio sporco, quindi è da tanto che non viene pulito, lascia anche degli aloni. Detto questo, se il video vi è tornato utile vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace come sempre, grazie di cuore, e noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione a Francesco, ciao belli, statemi bene, alla prossima.